se vi dicessi che state ignorando uno dei titoli più belli e più giocati di sempre? Ben ritrovati, sono Tiranno Matto, oggi con una guida un po' estemporanea su questo titolo Dark Fantasy RPG. Parlo di Path of Exile, action RPG vero unico erede di Diablo 2. PoE è un gioco davvero enorme, con tantissime meccaniche e complessità. Ciò può spaventare la maggior parte dei giocatori, specie giocatori italiani, che si ritrovano a dover giocare in lingua inglese. Approfondirò il tema verso la fine del video, cercando di capire anche come noi possiamo realmente influenzare le scelte dell'azienda sul lato della localizzazione. Ma prima di tutto voglio parlarvi dei motivi validi per cui, se siete giocatori neofiti o di ritorno, lo sforzo di giocare in lingua inglese alla fine paga molto bene e che dunque Path of Exile è un gioco meritevole nel 2026 e oltre. Dunque, basta cincischiare e andiamo dritto al sodo. La prima cosa da sapere è che ci sono tantissimi modi per apprezzare Path of Exile e che di sicuro, se vi clicca il gioco, ci giocherete per migliaia di ore e tanti anni a venire. Le modalità di gioco, infatti, rispettano le nostre scelte. Potremo giocare le leghe a tempo che più o meno durano fra i 3 e i 6 mesi. Oppure giocare con i personaggi in modalità standard, che è quella perpetua. Potremmo decidere di ingaggiare con l'economia softcore, più stile MMO, dove le valute acquisiscono e perdono valore e potremo scambiare con un mercato asincrono e integrato all'interno del gioco sia le valute sia gli oggetti che troveremo. Oppure potremo giocare senza il mercato o ancora in modalità hardcore, che quindi ci consente una sola vita per personaggio prima di essere spostati in modalità soft. Parlando dell'esperienza di gioco e delle meccaniche interessanti, prima di tutto dimenticatevi la definizione classica di classe. Avremo 7 personaggi fra cui scegliere e con i quali iniziare la nostra avventura. Saremo dei galeotti esiliati sul continente di Wreklast e dovremmo comprendere meglio la natura del continente stesso e come sopravvivere in esso. Le nostre abilità saranno le gemme della virtù che potremo inserire all'interno dei nostri oggetti. Voglio sottolineare che nell'ultimo aggiornamento con la lega Curse of the All Flame hanno rivoluzionato completamente lo storico sistema, permettendo anche ai nuovi giocatori di acquietarsi e comprendere meglio le meccaniche, perché potremo inserire le gemmine a prescindere dal colore del socket, dell'incastonamento sul nostro oggetto, dandoci una maggiore libertà soprattutto all'interno del percorso della campagna, che è sviluppata in ben 2 parti, divise ognuna in 5 atti per un totale di 10. La narrativa dark fantasy ha tanti elementi anche Lovecraftiani, di orrore cosmico, esistenziali. Avremo un sacco di trope e cliché dal fantasy più classico, anche se la vostra aspettativa deve essere ben chiara e specifica. In questo gioco dobbiamo utilizzare delle abilità per saccagnare una quantità invereconda di mostri che hanno diverse rarità fino ai boss e le loro varianti Uber. Quindi di base bisogna picchiare duro. E ci sono veramente tanti modi differenti per farlo. Per le prime esperienze di gioco consiglio di andare con calma e sperimentare per comprendere meglio la grande complessità di Path of Exile. E attenzione, complesso non significa difficile, difficile non significa un mattone. Quindi, per favore, cercate di porre un occhio critico su tutta la questione senza partire prevenuti. Tale avvertimento mi è utile per introdurre un paio di questioni. Prima fra tutte, l'enorme albero delle skill. Non dovete, a mio avviso, mai farvi spaventare dalla mole di cose che sono presenti nel gioco. Dovete andare gradualmente, anzi, cercare di essere stimolati dalla curiosità. Certo, siete liberissimi di seguire delle guide anche prima di comprendere le basi del gioco. Ad ogni modo, fate come vi pare. Questa deve essere la legge universale d'approccio a Path of Exile. Affidatevi una build altrui, modificatela, createne una voi. Ci sono tantissimi strumenti di cui vi potrei anche parlare, ma non lo farò oggi perché il tema è estremamente complesso ed è alla fine una tana del bianconiglio questo gioco. A tal proposito, se state apprezzando questa mia guida ai motivi perché giocare a Path of Exile nel 2026 e al contempo vi ho incuriosito abbastanza, lasciatemi un mi piace e un commento, perché sono curioso di capire se vorreste magari sul
sul canale vedere delle guide per neofiti e più avanzate su questo gioco e il suo sequel. Io vi ringrazio per tutto il supporto, lo sapete che qui sul canale trovate una grande varietà di contenuti gamer to gamer, nonostante la mia stravagante eccentricità nei gusti dei sottogeneri. Se hanno una cosa in comune i giochi che mi piacciono però è la complessità, reale o percepita. Appunto il più grande cliché di Path of Exile è il giocatore neofita che apre l'albero delle skill e si spaventa perché c'è troppa roba. Questo porta a disinstallare il gioco in tempo zero e sarò sincero con voi, come sempre, anche io in passato ho fatto proprio così. Era una questione di approccio probabilmente ed è assolutamente naturale, dipende dal tempo libero a disposizione e anche dalla voglia che abbiamo di approfondire un gioco del genere. Vorrei davvero convincervi a dargli una possibilità essendo gratuito, perché è davvero una chicca e credo che ve la stiate perdendo, soltanto perché avete timore che non ci sia istantaneamente una ricompensa dietro una vostra scelta e che anzi dobbiate studiare e comprendere meglio le meccaniche di un gioco. In un mondo di AI slop e di contenuti che devono soddisfarci istantaneamente, mi rendo conto che sia molto difficile riuscire ad inculcarvi la nozione che in realtà i giochi più belli sono quelli che ci fanno faticare, che ci spremono il cervello, ci fanno riflettere e ci tengono incollati, con la volontà di comprendere meglio e riuscire ad essere ricompensati parimenti allo sforzo. Un altro consiglio per voi che ho davvero molto a cuore è di non paragonarvi mai a chi state seguendo. Come disse un grande saggio, quando paragoniamo i nostri risultati con quelli altrui non facciamo altro che sottrarci gioia. Quindi cercate di concentrarvi sulla vostra esperienza, modellatela magari anche ispirandovi a creatori di contenuti o guide che trovate online, ma sempre ricordandovi che voi avete un determinato tempo ed obiettivo per perseguire il vostro divertimento, non per superare o arrivare allo stesso punto di tante altre persone nella vastità del mondo. Un altro motivo fondamentale per cui giocare a Path of Exile è il sistema di ricompense. Cercare di ottimizzare, fare livelli, prendere punti in skill nuove, comprendere quali sono le debolezze della nostra build, come arginarle o come cancellarle e trasformarle in punti di forza. Fa tutto parte della progressione. Questa è la parola chiave. Ogni passo che facciamo è importante. Sentiamo il peso della risposta che il gioco dà alle nostre azioni. Quando capiamo come progredire, come funziona una meccanica, dove trovare un determinato oggetto, ci sentiamo realizzati, perché la progressione è determinata dalle ricompense guadagnate, che sentiamo nostre. Riusciamo sempre a migliorare noi stessi e la nostra idea di personaggio. Del resto questo gioco è stato sviluppato da giocatori di ruolo, di Dungeons and Dragons ed amanti di Diablo 2, quindi tutti gli elementi ci sono e come, soprattutto nel gameplay loop e nelle meccaniche di gioco, ma anche nella narrativa. Credo che sia l'occasione giusta per parlare del sistema di crafting, di creazione, proprio perché all'interno della campagna sbloccheremo una serie di ricette che potremo utilizzare per perfezionare i nostri oggetti. E apriti cielo, perché più proseguiremo all'interno del gioco, più accederemo a nuovi sistemi di creazione degli oggetti, che hanno vari modificatori divisi in impliciti, prefissi, suffissi, ma signori, non ne parliamo oggi perché veramente il video già è tanto lungo così. Faremo magari una guida separata? È un argomento molto vasto, ma credo possa risuonare molto bene con tutti gli amanti di sopravvivenza e di RPG, perché affascina il poter creare degli oggetti che possiamo sentire nostri, personalizzati, frutto di un grande ingegno o di una grande sculata, perdonate il francesismo. Finiremmo sicuramente nella grande spirale del creatore che tanto bene il professor Tolkien ha definito nel personaggio di Sauron, il forgiatore degli anelli. E Path of Exile molto lavora anche su ciò. È una storia sull'umanità, sulla sua arroganza, sui suoi limiti e la sua capacità di adattamento e sopraffazione anche delle divinità. La progressione è reale e costante. C'è sempre qualcosa di nuovo da fare, da capire, da trovare, da perfezionare. Direte, oh basta tiranno, dai, ne fai sempre una questione filosofica, ci vuoi sempre far riflettere, noi vogliamo menare le mani.
umani. E in realtà si può fare anche questo serenamente su Path of Exile. Prendete le skill che più vi piacciono e tirate dritto la campagna, oppure fatela con calma e sperimentate. Davvero non c'è alcun limite, potete leggere come andare a sentimento, tanto i veri primi muri contro cui sbattere il grugno arriveranno verso la fine del gioco e vi spingeranno ovviamente ad ottimizzare tutto ciò che avete portato avanti fino a quel punto, o magari vi spingeranno a ripartire da capo. Per gli amanti dei giochi strategici come il sottoscritto, in realtà possiamo anche pensarci e pianificarci una strategia di farm, non solo di progressione del personaggio, tanto che molte meccaniche ci vengono proprio incontro in questo senso. Potremo ampliare la nostra classe e personalizzare la nostra build, le nostre abilità come ci pare e piace. Nessun personaggio è limitato a una scelta di abilità e potenziamenti derivanti dalla sua natura stessa o dalle sue sottoclassi, le ascensioni. La maggior parte delle build più incredibili ed assurde della community infatti sono impensabili, come barbari che lanciano magie, per farvi un esempio superficiale. Davvero, la libertà è il pilastro, il fiore all'occhiello della Grinding Gear Games. Ma il vero gioco arriva nell'endgame. Dopo la campagna avremo a disposizione un insieme di questline e nuove meccaniche che ci accompagneranno nell'Atlas Infinito, dove dovremo inserire le nostre mappe per ampliare il nostro potenziale con nuovi oggetti, facendo esperienza, arrivando appunto dal livello con il quale si arriva generalmente all'endgame, il 64-65, fino al livello 100, che è assolutamente un grind, una macinatura costante di contenuti che non ci devono spaventare, ripeto, perché possiamo determinare noi stessi cosa vogliamo giocare. Vedete, rispetto ad altri RPG, su Path of Exile ci sono tantissime meccaniche che dipendono dalle leghe passate. Una lega appunto è un evento che dura tot mesi e che può entrare e core, fare parte appunto del gioco. Inoltre ogni nuovo aggiornamento con le nuove leghe vede una rotazione di mappe e di meccaniche core, così da garantire sempre una varietà anche nella narrativa del gioco. Potete scegliere di dedicarvi solo al crafting e al commercio, potete giocare con l'income passivo se vi piacciono gli strategici, c'è una meccanica dove potremo gestire un'intera città portuale. Ancora ci sono tantissime forme di modalità roguelike, tutte particolari e differenti, e nella lega All Flame, tutta incentrata sui pirati non morti, stile Pirati dei Caraibi e la maledizione della prima luna, saremo in grado di esplorare i fondali marini. Insomma, ci sono veramente tantissime possibilità fra i personaggi, le meccaniche di gioco e le interazioni fra giocatori. Un altro motivo che dovrebbe spingervi a giocare a Path of Exile sono le politiche uniche per le microtransazioni attuate dalla Grinding Gear Games. Nonostante ci sia ancora lo zampino Tencent, in realtà i supporter pack rispettano egregiamente il nostro portafoglio. È un'eccezione nell'industria videoludica vedere delle microtransazioni che non ci danno un reale potere in gioco, come oggetti fortissimi o nuove classi da sbloccare, ma che sono suddivise in due macro categorie. Prima di tutto le classiche skin cosmetiche che non ci danno nessun vantaggio e che sono totalmente opzionali. E dunque i depositi, le cosiddette stash, utili soprattutto a giocatori che giocano già da centinaia se non migliaia di ore. La più importante che vi consiglio sempre è quella delle valute, le currency, le gemme della virtù, i frammenti e le mappe per la fine del gioco. A prescindere da tutto, una cosa estremamente positiva è che queste stash, questi depositi, vanno in rotazione di sconto ogni 2 settimane. E voi direte, sono davvero tanti depositi, sono davvero tanti soldi, ma qui arriva il bello. Non solo i pacchetti supporto rispettano completamente la valuta e il cambio valuta, euro, dollaro neozelandese, ma ci danno abbastanza monete, microtransazioni di gioco per comprare tutto quello che ci serve e con una sessantina di euro stare a posto per il resto della nostra vita. E vi dirò di più, ora che Path of Exile 2 è in via di sviluppo, ogni singola microtransazione è già trasversale fra i due titoli, quindi non dovremo riacquistarle e varranno per sempre. Voglio sfidarvi a nominare un'altra azienda che si comporta in questo modo pur avendo 2 giochi in live service gratuiti.
Perché se ci pensate, la sostenibilità arriva proprio da queste microtransazioni, sia per il servizio online, sia per i costanti aggiornamenti che la GGG continua a cucinare e servire alla community. E no, prima che pensiate qualsiasi cosa, non è un video sponsorizzato e vi dirò di più. Qui c'è un piccolo problema di cui parlare. Dobbiamo assolutamente sottolineare un punto cruciale che riguarda il gioco. Ritengo che sia una valida cosa da sapere, non è propositiva, ma ci mette in guardia. Il titolo non è localizzato in italiano. Questo perché la nostra community di giocatori italici è molto ristretta, soprattutto nell'ambito dei creatori di contenuti. Il mio collega Revo Gaming, che trovate linkato in descrizione, ha già trattato la questione della localizzazione e ha provato a contattare direttamente la casa di sviluppo. Qui però c'è il problema reale. Siamo pochi, perché la maggior parte di voi, parliamoci chiaro, anche se ha già sentito parlare di Path of Exile, ha lasciato perdere, perché siete dei giocatori più casual, certamente è vostro diritto, o forse perché vi siete lasciati condizionare troppo da miei colleghi che preferiscono parlarvi di Diablo perché è localizzato, perché è più casual, perché è un brand più conosciuto e perché la Blizzard è di larga manica con i creator. E in più va detto che gli action RPG sono una sottocategoria di nicchia, nonostante nel mondo anglofono e in Cina godano di una grande notorietà e popolarità. Questo lo dovete sapere assolutamente. Se volete vedere il gioco localizzato in italiano, che purtroppo può essere fatto soltanto lato server, perché è un titolo puramente online, privo della modalità offline lato client, ecco, dobbiamo serrare i ranghi, unirci a coorte e dimostrare che l'Italia videoludica esiste. Come? Supportando tutti i creatori di contenuti che trattano i videogiochi che ci piacciono e che magari fanno zero uso, perlomeno estremamente limitato, dell'intelligenza artificiale che va a peggiorare le condizioni di vita dell'intero settore su più livelli. Più l'ambiente cresce in modo propositivo, più sono alte le probabilità che noi creators si possa essere contattati direttamente da queste aziende che anche per fattore geografico e culturale sono a noi molto distanti. Infatti la Grinding Gear Games è in quel della Nuova Zelanda. Ma torniamo ad altri motivi validissimi per tornare su Path of Exile nel 2026 o provarlo per la prima volta, iniziando proprio da un fattore fondamentale: è nella sua condizione ottimale. Non è mai stato così accessibile. Un esempio che vi ho già citato prima è quello del cambiamento ai socket delle gemme. Però in realtà non è stato l'unico cambiamento alla qualità della vita. Ci sono delle patch note continue, aggiornamenti praticamente settimanali per Path of Exile 1, spinti proprio dal successo del secondo capitolo. Limare e perfezionare questo titolo è interesse della Grinding Gear Games, che vuole mantenere il live service di entrambi parallelamente, alternando una lega del primo a una lega del secondo. E proprio parlando di leghe, ecco l'ultimo motivo di oggi, perché altrimenti facciamo Natale ed esce Path of Exile 2 al day one, finalmente fuori dall'early access. Beh, il motivo importante per giocare una lega è proprio il sistema di sfide e ricompense all'interno del gioco. Veniamo proprio stimolati a fare determinate attività per ottenere non solo dei cosmetici ma anche dei trofei che vanno ad attestare: ehi, io sono stato qui, ed è tutto completamente gratuito, ripeto. Insomma, Path of Exile è l'esperienza definitiva dell'action RPG isometrico, che mette alla prova i nostri riflessi ma anche le nostre meningi, che ci permette di scalare un enorme iceberg di conoscenza e ci ricompensa a ogni minuto di gioco, a prescindere dalla vostra ricerca di soddisfazione, che sia nella dopamina dei tling, degli orb divini o qualsiasi altra peculiare forma di soddisfazione. Path of Exile è il gioco che fa per voi e ve ne voglio parlare più consistentemente qui sul canale, quindi aspettatevi magari nuovi video, ma sicuramente delle live gameplay multipiattaforma. Seguitemi su Twitch se non l'avete ancora fatto. Non posso che dirvi grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino a qui. Un ringraziamento sentito anche a tutti i nuovi abbonati che continuano a sostenere il progetto Matto. Non posso che dirvi questo è quanto. Tiranno Matto out e alla prossima, esiliati!